Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Ciao a tutti amici del canale, bentornati a questo nuovo appuntamento di natura robotica. Come potete vedere da queste scatole, infatti mi sono arrivati i nuovi Chocokin relativi al cinquantenario del Mazinger Z e come potete vedere dalla scatola avremo a che fare appunto con lui, il protagonista della serie animata, ovvero il Mazinger Z nella versione GX105 Kakumei Shinka, che se non ho capito male e soprattutto se non ha tradotto male il traduttore di Google significa evoluzione dell'evoluzione, e poi cercheremo di capire perché. E i suoi acerrimi nemici visti nella prima puntata, se non ero prima o seconda insieme, adesso non ricordo bene esattamente perché sono passati un po' di anni, ovvero il GX25R e il GX26R, che sono rispettivamente Garada K7 e Douglas M2. Come sapete io sono nuovo a questo tipo di collezioni robotiche, l'ho iniziata da poco tempo e questo in particolare è il mio primo Mazinger Z delle linee Soul of Chocokin. Però chiaramente, come molti di voi sapranno già, non è il primo prodotto dalla Bandai, anzi il primo esemplare di Mazinger Z prodotto fu proprio il GX01, che era, da quello che ho visto dalle foto, molto giocattoloso rispetto a questo, molto sproporzionato nelle linee. Poi c'è stato un GX45, credo, dalle linee molto più muscolose, molto più tozzo, e poi siamo arrivati invece al GX70, dove le linee hanno cominciato a prendere una linea molto più moderna, molto più se vogliamo anche stilizzata, no? Quindi con le proporzioni fatte un pochino meglio, eccetera. Però ancora soffriva di un qualcosa che non era proprio non lo rendeva proprio il modello perfetto, diciamo. Con questa nuova versione Bandai cerca di correggere il tiro, in particolar modo su quello che riguarda la posabilità. Infatti la particolarità più diciamo eclatante di questo modello è sicuramente il modo in cui può venire messo in posa. Lo capiamo anche dall'immagine che è stata scelta proprio da Bandai per la sua scatola, l'immagine diciamo di copertina, chiamiamola così, in cui lo vediamo inginocchiato proprio mentre cerca di far partire il pugno a razzo, una posa che normalmente questi modelli da collezione difficilmente riescono a tenere. Invece in questo caso Bandai ci è riuscita, lavorando particolarmente sugli snodi e anche su diciamo il sistema di proporzioni del modello, ok? Mentre per la versione dei suoi nemici, il Garada K7 e il Douglas M2, più che altro si parla di un recolor, quindi praticamente sono stati variati alcuni colori. Io adesso non ricordo bene la prima versione uscita di questi due robottoni quali colori avesse esattamente, però questo devo dire che a primo colpo d'occhio dalla scatola sicuramente mi piace. Allora adesso andremo a vedere scatola per scatola le particolarità di questi modelli, cercheremo anche di capire quanto potrebbe essere realistico un robot realizzato in questo modo, se veramente è plausibile un robot del genere o meno. Cominciamo ovviamente con il protagonista, ovvero il Mazinger Z, Macingo come dicono i nostri amici dei canali più quotati. Eccoci qua. Allora, scatola del Mazinger Z, come abbiamo detto, sulla parte frontale possiamo vedere questa bellissima immagine in posa del Mazinger Z. C'è un logo Tamashii Nation Quality messo qui, che ho fatto un materiale catarifrangente. Il logo Mazinger Z in giapponese messo qui con tutti i vari riferimenti Tamashii Nation, Bandai Spirit, Made in China, eccetera eccetera. Il logo Tamashii Nation e il logo Bandai, riporta la sigla GX105 e l'indicazione solo Chocokin, quindi anima di metallo dovrebbe essere, perché il Chocokin, se non ricordo male, si intende come termine il metallo con cui erano fatti questi robot.
Qui non lo so, ma presumo che sia scritto in giapponese Kakumei Shinka da questa parte, qui Mazinger Z, ok? Allora, datelo per buono, perché il giapponese non lo so leggere ovviamente. Allora, lateralmente abbiamo i soliti riferimenti che abbiamo già visto sulla parte frontale, quindi li saltiamo, stessa cosa per sopra e sotto, perché come vedete riportano cose identiche, mentre nella parte posteriore possiamo notare già alcune caratteristiche del modello e un'altra sua immagine in posa, anzi più immagini in posa. Vediamo che è fornito l'overbuilder, vediamo una certa posabilità dinamica anche con le braccia, ok? Vediamo anche questa bellissima posa in cui spara fuori il missile centrale. C'è la posa in piedi, la posa con il jet scrander attaccato, che è fornito anche in questa scatola, e la particolarità del pugno a razzo che ha anche un effetto fuoco messo dietro, vedete? Quindi diciamo che nel complesso è un bel modello come viene presentato. Modello tra l'altro anche abbastanza economico, perché al momento del preordine stavamo intorno ai 130, se non ricordo male, 125, 130, insomma visti i tempi attuali è ancora un modello abbordabile, che non richiede investimenti da milionario e che quindi tutti quanti volendo possono collezionare. Ovviamente le dimensioni sono più contenute rispetto ad altri modelli in circolazione attualmente, ma per una persona che comincia una collezione come me, che non aveva nessun pezzo del Mazinger Z, fatta eccezione ovviamente per quello che stiamo costruendo della Hachette, che sarà veramente qualcosa di enorme, però diciamo per i piccoli modelli da vetrina questo è sicuramente un buon modo per cominciare. Poi ovviamente se uno col tempo vuole essere un completista, piano piano cercherà anche di raccogliere diciamo tutti gli altri modelli. Il Mazinger Z non è che sia il mio preferito, al contrario dell'amico giornalista che è un fedelissimo. Io adoro molto di più Goldrake, perché è quello con cui ho conosciuto l'animazione giapponese, è quello che mi è rimasto di più nel cuore, e anche a livello di come è fatto, della storia e di tutto quanto, insomma è quello che mi appassiona di più. Però poi chiaramente una volta che uno entra in questo tunnel alla fine piacciono un po' tutti, chi più chi meno, e anche il Mazinger Z comunque ha il suo perché alla fine in una collezione, quindi è ovvio che uno lo debba avere, anche se tra i tre della trilogia nakayana sicuramente è quello che, parlo a livello estetico, mi piace di meno. Sicuramente è molto più bello il grande Mazinga, questo è ovvio, però ripeto, proprio per una questione di completezza bisogna avere anche lo Z. Allora a questo punto andiamo ad aprire la scatola e vediamo cosa troviamo al suo interno. La prima cosa che troviamo è il manualetto delle istruzioni, eccolo qui. Allora, è fatto in un bel materiale cartaceo semilucido di ottima consistenza, al contrario di molti altri modelli che hanno magari dei manualetti molto scarni e fatti con una carta ruvida, per niente piacevole al tatto. Questa invece è molto piacevole, molto bella. All'interno troviamo delle immagini che di chiara ispirazione anime, quindi proprio del cartone, riprese dal cartone animato. Ok? Troviamo chiaramente le varie spiegazioni, credo, di come si compone il Mazinger Z e tutte le sue parti, con alcuni riferimenti al modello. Ci sono gli schizzi di come è stato concepito il vari sistemi di aggancio, vedete, delle varie parti, in questo caso della mano. C'è ovviamente una pubblicità che lo ritrae insieme anche ai suoi acerrimi nemici, di cui parleremo dopo, e anche a Devilman, che tra l'altro vedete qui sul canale perché ho in preordine anche lui e fa parte sempre del mondo di Go Nagai. Allora, qui finalmente troviamo il primo elenco dei componenti che troveremo nella scatola. Come potete vedere sono tutti visualizzati. Chiaramente ci sono varie scritte in giapponese di cui ignoro completamente il significato e quindi dovrò andare tutto molto, diciamo, a idea man mano che guarderò il modello, quindi a interpretazione personale, sperando di non far danni. Ci vengono indicate alcune caratteristiche: la chiusura
delle alette dell'overbuilder per farlo inserire. Ci viene detto di prestare attenzione alle punte delle corna perché ovviamente potrebbero essere contundenti. Ci viene fatto vedere che c'è un sistema di sparo, sembrerebbe, del pugno. Non capisco bene questo, ma lo vedremo con il modello in mano. Comunque qui c'è un qualcosa che non si capisce, che riguarda la spalla. Qui sembrerebbe indicare che è possibile estrarre un po' verso l'esterno il braccio, quindi all'altezza della spalla, e sollevare anche un po' il busto. E poi c'è il sistema di interscambio delle mani, che come vedete basta farlo sfilandole. Vediamo cos'altro ci dice. Anche per le gambe, vedete, c'è un sistema di estrazione che consente di far uscire diciamo queste ball joint, chiamiamole, no? E comunque questi giunti a sfera che consentono quindi una maggiore rotazione della gamba grazie alla loro escursione verso l'esterno. Stessa cosa il riferimento a questa parte che in qualche modo è diciamo affondabile all'interno della gamba e permette quindi una piega maggiore. C'è chiaramente anche la possibilità di girare tutta la gamba verso destra o sinistra, vedete, sul proprio asse, e la possibilità di fare l'interscambio con la parte dell'addome per l'inserimento del sistema di fuoriuscita del missile centrale. Questo dovrebbe essere un tassino forse che serve per spalarlo, credo. Qui vediamo poi il jet scrander, come si assemblano le varie parti. Non mi sembra di vedere capacità luminose, ma forse ancora non ci siamo arrivati. Questo è come si aggancerà addosso al robot e abbiamo finito qui con il manualetto. Allora, il modello è contenuto all'interno di un blister di plastica trasparente. Come vedete tutte le parti sono a vista, non c'è molto a livello di accessori, però tutto sommato è quello che penso serva al Mazinga Z. Tutto sommato non c'erano molte cose in più. Forse quello che noto come prima cosa, ecco, anche rispetto a quello della Hachette, è che mancano tutti quegli accessori, diciamo delle armi supplementari che sono state sviluppate nel tempo, tipo gli Iron Cutter, tipo i propulsori subacquei, insomma tutte queste cosettine che lo Z di solito ha. Non so se siano previste delle option part successive, perché è una cosa che Bandai ultimamente sta facendo, però per il momento insomma quello che viene proposto è proprio la dotazione base del Mazinga Z, non ci sono parti quindi in più. Devo dire però che da questo che vedo già a livello di modello comunque risulta molto piacevole alla vista, e adesso andremo ad aprire il blister per vederlo più da vicino. Eccolo qui, questo è il Mazinger Z Bandai Kakumei Shinka. Adesso lo tireremo fuori dal blister e vedremo ogni singola parte. Cominciamo dall'Overbuilder, che è un piccolo capolavoro in miniatura. Non so se le immagini rendono bene, ma vi assicuro che considerando le sue dimensioni, perché sono veramente esigue, molto piccolo, è tutto sommato molto ben fatto. Addirittura, come potete vedere, c'è il personaggino di Koji o Ryo Kabuto, in base a come lo vogliamo ricordare, se nella versione italiana o in quella giapponese, riprodotto all'interno con una cabina trasparente e addirittura la possibilità di piegare ovviamente le sue ali per poter entrare nella testa del Mazinga Z. Ovviamente l'unica cosa non replicata sono le ventole, perché chiaramente sarebbe stato quasi impossibile farle di queste dimensioni. Ok, quindi sono praticamente solo disegnate, però tutto sommato, vista la scala, è sufficientemente dettagliato. Anche i motori posteriori, vedete, insomma, diciamo che è replicato in tutto e per tutto, non gli manca nulla considerando appunto le piccole dimensioni. Ed ecco il Mazinger Z, il campione, il protagonista di questo video. Allora, chiaramente è ancora da completare, però volevo già farvi notare una cosa. Allora, il piccolo Overbuilder, che come ho detto secondo me è realizzato molto bene, ha anche una bella particolarità: non cade.
cioè veramente credo sia stato applicato un magnete, perché mi dà quell'impressione, però veramente, cioè, potete stare tranquilli che una volta messo in testa rimarrà là, non vi farà brutte sorprese, e questa è una cosa molto apprezzabile, perché spesso questi modelli magari soffrono di qualche cosina che non si tiene al proprio posto, no? Magari, che ne so, per fare un esempio, con i vari Chocokin proposti da King Arts, dove ci sono molte paratie separabili per far mostrare gli interni eccetera, magari come lo sfiori un attimo cade via il pezzo e bisogna rimetterlo a posto. Invece qui devo dire che la prima impressione che si ha mangiando il modello è quella di solidità, cioè ogni cosa è al suo posto e sembra rimanere lì senza far sorprese. Le spalle sono un pochino estraibili verso l'esterno, quindi questo vi dà sicuramente un modo di poter ampliare l'escursione del movimento, che come vedete è abbastanza ampia per quello che riguarda anche le braccia. Ecco, una cosa da fare prestare attenzione sono chiaramente le punte del Breath of Fire, perché chiaramente se uno lo maneggia senza troppa attenzione è molto facile dargli una botta e spezzarle, quindi mi raccomando, è una cosa su cui dovremo sempre fare attenzione. Un'altra cosa che vedo è c'è un pulsantino qua sotto i piedi, chi lo sa, nasconderà solo delle viti oppure magari è l'adattatore da rimuovere per mettere i propulsori subacquei. Ai posteri l'ardua sentenza, non si sa. Questo è il sistema di estrazione anche delle gambe di cui parlavamo prima, ecco qua, vedete? E veramente la gamba raggiunge dei livelli da danza classica. Ecco, una cosa che sto notando adesso purtroppo è che qui sulla mia gamba del mio pezzo c'è un segno, però non si capisce se è un graffio, forse non lo è, perché non lo sento con l'unghia. Comunque a livello, ecco, di posabilità sicuramente è ottimo. La giuntura del ginocchio è sufficientemente dura, anche se non è a scatto, però è sufficientemente dura, un po' più morbida invece quella dei piedi, e allo stesso modo anche quella delle anche non è diciamo a scatto, però comunque sono sufficientemente dure. Il busto riesce a girare abbastanza, ok, e anche a inarcarsi all'indietro, come quando dovesse sparare il Breath of Fire. Fa lo stesso anche in avanti ovviamente, quindi diciamo riesce a ricoprire una vasta gamba di particolarità. Qui sì, c'è il pulsante per il lancio del missile, quindi la cosa che avevamo visto all'inizio sul libretto è reale, sì, lo fa. Quindi se vogliamo è veramente un action figure quasi giocabile a questo punto, anche se ripeto, con questo tipo di modelli personalmente io preferirei non giocare. Ecco qua, l'abbiamo ricomposto un attimo, adesso lo assembleremo completamente e lo vedremo ancora. Prima di procedere vediamo anche i pugni, però come vedete hanno questo effetto razzo, se vogliamo, molto bello, anche se non vedo espositori per tenerlo in volo da solo, quindi alla fine non so come possa comunque essere esposto in questo modo, tranne se non tenendolo staccato appoggiato a terra, perché una cosa che questo modello sicuramente non ha, da quello che vedo, è una basetta espositiva. È strano perché di solito Bandai, da quello poco che so, le ha sempre fornite, invece in questo caso non è presente. Il pugno può ruotare, vedete? Chiaramente, essendo solo innestato, basta tirare per poterlo sostituire con la versione a mano aperta, anche questa fornita nella scatola. Eccola qua, vedete? È sufficiente inserirla dentro. Ecco qua, e possiamo metterlo in una posa più dinamica. Altra particolarità di questo modello è che la parte del fuoco, del razzo, fa da innesto verso il braccio, quindi non serve rimuoverla, ma è sufficiente inserirla e come vedete
abbiamo l'effetto gomito. Anche questo non è a scatto, è più lento rispetto a quello delle gambe, ma permette una posabilità ottimale. Vedete? Fa un raggio di sterzata, chiamiamolo così, di curvatura del gomito veramente eccezionale. Ho accidentalmente tolto il Blast of Fire, ma a quanto pare è rimovibile, perché da come è fatto sembra proprio che sia possibile rimuoverlo, anche se non ne capisco la funzione, perché non mi ricordo che potesse essere sparato tipo boomerang come quello del grande Mazinga, quindi non so che funzione abbia, forse è di sicurezza per non farlo rompere, chi lo sa. Ma adesso ragazzi tenetevi pronti, perché ci terrei a provare la funzione di sparo a questo punto. Pugno a razzo! Fenomenale ragazzi, mi fa tornare bambino questa cosa, ma è bellissima. È bellissima anche perché penso che sia la prima volta che un Chocokin ha questa funzione di sparo. Rivediamola. Pugni a razzo! Stupendo ragazzi. Ecco, se vogliamo trovare un difetto, quando è sparato il pugno chiaramente non è presente quella griglia dei missili perforanti, no? Che abbiamo visto quando appunto sparava i missili, ma d'altronde non sarebbe stato possibile ricrearla senza cambiare completamente l'innesto interno del braccio, e cosa che chiaramente avrebbe fatto lievitare anche i costi del modello. Chiaramente lo sparo si ottiene premendo il tasto presente qui all'altezza della spalla, questa specie di sezione circolare che premendola si ottiene lo sparo. Anche la testa si estende all'indietro, vedete? Per simulare meglio tutte le varie pose dinamiche viste nell'anime. Blast of Fire! Oh, altra cosa che mi stavo dimenticando, questo modello, se non erro, è dotato anche di un'app scaricabile dal cellulare, anche se non ho visto bene ancora come, che permette di, diciamo, avere un sistema di realtà aumentata e quindi vi farà vedere l'effetto delle armi che partono dal modello. Le armi in particolare, quelle chiaramente non riproducibili come nel caso dei pugni a razzo che fisicamente era possibile sparare, ma con questa app appunto è possibile vedere tutte le armi in energia diretta, il grande tifone, come si chiamava quello, adesso mi sfugge il nome dalla bocca, insomma tutte le varie armi che comunque non si potrebbero fare così, diciamo, manualmente. Ho anche montato il Jet Scrander che, come avete visto, arriva a pezzi separati, e la parte sotto ha questa predisposizione che serve per poter agganciare sia il pezzo della cintura in versione aperta, quindi simula il Jet Scrander così com'è quando è in volo e praticamente va applicata qui, oppure con la versione che sicuramente utilizzeranno i più, con la versione apribile della cinta, quella che poi fisicamente va proprio agganciata al Mazinga Z, e qui l'inserimento è più semplice perché basta inserirlo su questo perno, con questo perno all'interno di questo foro quadrato, eccolo qui. Chiaramente poi il pezzo andrà chiuso intorno alla vita del Mazinga Z in questo modo e il gioco sarà fatto. Adesso proviamo a farglielo indossare. Ecco qua, il Jet Scrander è attaccato, ho trovato un po' di difficoltà a chiuderlo sulla cintura
perché in pratica va inarcato un pochino il busto all'indietro, evidentemente proprio per dare l'impressione della simulazione del volo, no? E quindi prima di riuscire a capirlo ci ho messo un po'. Comunque ecco, diciamo che alla fine il risultato che abbiamo è comunque molto molto buono, quindi è realizzato in maniera abbastanza, diciamo, bella. Allora, anche l'impressione nella posa di volo è abbastanza realistica. Chiaramente io qui non l'ho messo troppo ben posato, ma diciamo che in linea di massima è passabile, ok? Unica cosa, mi domando, la mancanza di una basetta espositiva di qualsiasi altro tipo di stand ci impedirà sicuramente di metterlo in una posa volante, quindi saremo costretti comunque a tenerlo poggiato con i piedi a terra, e la mancanza di una basetta di qualsiasi tipo chiaramente si fa sentire su questo tipo di modelli che, ripeto, sono nati per essere esposti in una vetrina. Poi specialmente un modello come questo, nato per essere estremamente posabile, il fatto che non ci sia una basetta che consente appunto di valorizzare di più questa sua posabilità chiaramente si fa sentire molto. È l'unica pecca che posso trovare a questo modello al momento, se no per il resto devo dire che è molto molto carino, a cominciare da questa giocabilità che ha, ripresa forse dai vecchi Popi, no? La vecchia Bandai di una volta dove c'era proprio il giocattolo vero e proprio invece del modello da collezione, e quindi è stato un po' ricreato questa cosa, ricreata però senza far riperdere il suo aspetto da modello da collezione, e questo sicuramente è molto molto apprezzabile. Ecco qua, ho provato a cercare l'app, quella per vedere le varie funzioni, ma non sono ancora riuscito a trovarla. Vedrò come poter ovviare il problema. Non so se forse non è stata ancora pubblicata, sinceramente non lo so, non ne ho idea. Le altre parti appunto che conteneva la confezione sono questa, che è appunto per tenere attaccata al jet scrander alla cintura, e questa pancia forata da cui è possibile chiaramente sparare i missili centrali. Ne vengono dati 3 in dotazione di questi missili, e come vi ho fatto vedere prima possono essere sparati dal pulsante che è presente dietro alla schiena del robot. Adesso gli ritogliamo un attimo il jet scrander, ecco qua, qui c'è il pulsantino per sparare il missile centrale. Ovviamente andrà a sostituire la pancia staccandola qui. Non so quanto sia sicuro farlo, ma ci voglio provare. Ecco qua, no, si rimuove abbastanza facilmente. Adesso senza metterci la placca sopra proveremo comunque a sparare un missile centrale. Missile centrale! Mamma mia, è velocissimo ragazzi, nemmeno si vede. Riproviamo. Missile centrale! Stupendo! Ovviamente poi abbiamo anche il set delle mani aperte, eccolo qua. All'interno della pancia, come vedete, ha 2 calamite che servono per tenerlo probabilmente attaccato in maniera più definitiva al modello. Ecco qua, anche la rimessa a posto è abbastanza semplice. Adesso non ci resta che provare la famosa posabilità. Ecco ragazzi, devo dire che con pochi secondi sono riuscito a trovare già una posabilità in ginocchio, che forse non è perfetta come quella della scatola, ma ripeto, l'ho fatta proprio in pochissimi secondi, quindi tutto sommato, una volta che uno ha preso più confidenza con i movimenti che sono consentiti al modello, sicuramente riuscirà a creare tutte le pose dinamiche possibili e immaginabili. E questo già farlo con un altro Chocokin delle passate generazioni sicuramente era impossibile. Quindi da questo punto di vista sicuramente il modello è promosso. Adesso proviamo a parlare invece di quello che possiamo considerare la fattibilità reale di un modello di robot come il Mazinger Z. Quindi proviamo ad analizzare la possibilità di realizzare, diciamo, con tecniche costruttive ingegneristiche, un robot veramente, diciamo, gigante in questo modo, anche se comunque non era un'altezza spropositata, essendo stato il primo era stato concepito con un'altezza di pochi metri.
Allora, il Mazinger Z è stato, come abbiamo detto, il primo robot concepito da Go Nagai, perlomeno quello che ha avuto più risalto di pubblico. Farlo dal vivo sarebbe possibile? Allora, tralasciamo il discorso delle armi, perché come abbiamo già detto anche in qualche video precedente relativo a qualche altro modello di gioco, King, stiamo esplorando solo adesso la possibilità di creare delle armi a particelle o comunque a raggi, come i laser eccetera. A livello militare già qualcosa c'è, però sicuramente niente di devastante come quello che abbiamo visto nelle serie animate. Un raggio come quello del Breath of Fire al momento non è realizzabile, perlomeno per quello che ci fanno sapere le fonti militari, però diciamo che in linea di massima le armi laser già esistono, quindi tutto sommato potrebbe essere solo una questione di tempo prima di arrivare a realizzare armi di questa portata. La cosa che sicuramente non sarebbe facile da realizzare è il tifone, no? Questa specie di uragano che sparava fuori la Zinga Z dalla bocca e che comunque pur se vogliamo metterci i più potenti soffiatori disponibili al mondo, difficilmente riusciremo a ottenere una potenza così devastante da scaraventare via un nemico solo con questo. Quindi magari questa è un'arma che ancora la vedo più relegata al discorso della fantasia. I raggi congelanti, stessa cosa. A livello tecnologico ci sono dei modi per freddare rapidamente le superfici, però non so se ci sia veramente già una tecnologia in grado di fare una cosa del genere con un raggio di luce. A livello invece ingegneristico delle movenze del robot, sicuramente, come abbiamo già visto anche nel caso del Gundam di Yokohama ad altezza naturale, è possibile crearlo un robot del genere. Ovviamente le movenze sono ancora lente, non siamo a livelli della dinamicità vista nelle serie animate, però con il tempo e con il miglioramento della tecnologia sicuramente si potrebbe arrivare a un discorso del genere. Abbiamo già visto robot di statura più piccola, diciamo a livello di altezza d'uomo, oppure anche a livello di animali, no? Come i cani robot che sono stati fatti. Le movenze dei robot anche a livello bipede ormai hanno raggiunto un livello abbastanza stabile, quindi è possibile creare un robot umanoide in grado di combattere forse e correre e camminare sicuramente. Altra cosa è poterlo pilotare con il sistema dell'aggancio di un'altra, diciamo, astronavina sulla testa, come è nel caso del Mazinger Z o del Grande Mazinga, perché nel caso dell'Overpilder, per quanto sia relativamente facile fare una navetta come il Pilder, perché tutto sommato se andiamo a guardarlo bene è come un drone, no? Più o meno. Il problema secondo me è che una volta che fosse agganciato qui all'interno, quindi abbia ripiegato le sue alette con le ventole e si sia agganciata alla testa, per farlo riuscire fuori e poter riprendere il volo sarebbe necessaria, a mio avviso, visto che le ali sono piegate e non si può più usare la propulsione delle eliche, sarebbe necessario dotare o veramente di microrazzi la parte sottostante del Pilder per farlo risollevare, il che però vorrei farvi analizzare com'è il design del Pilder. Cioè non c'è tutto questo spazio veramente per mettere dei motori a razzo. Già ce ne sono stati messi due, diciamo, per quelli di navigazione, chiamiamoli, no? Qui dietro. Metterne altri due razzi pure sotto, vista la cabina così piccola, non so veramente se ci sarebbe lo spazio necessario per farlo. Oppure sarebbe necessaria una catapulta in grado di sollevarlo dal basso della testa del Mazinga fino all'altezza, diciamo, di quello che in gergo chiamiamo il water, no? E farlo arrivare a questa altezza da cui poi potrebbe rispiccare il volo con le ventole. Quindi comunque comporterebbe una serie di problemi di questo tipo. Ovviamente per mettere un sollevatore del genere nella testa, vista anche le dimensioni generali, significherebbe che non ci sarebbe spazio più nella testa per tutti quei meccanismi che riguardano le armi, per il movimento della testa stessa. Insomma, la vedo un po' difficile farlo nella realtà. Sicuramente ci sarebbero delle difficoltà ingegneristiche da superare non indifferenti. Stessa cosa per il discorso delle armi quali i pugni a razzo, cioè sparare via il pugno sarebbe relativamente facile, perché fai un pugno meccanico di questo genere, ci inserisci un bel motore a razzo all'interno, lo miri con il pugno, spari, diventa come sparare un missile, un qualsiasi missile,
chiaramente all'andata va bene, fare il ritorno e farlo riagganciare esattamente sopra il braccio dello Z è un pochino un'altra cosa, una cosa più difficile. È vero che adesso i razzi sperimentati anche dalla SpaceX, dalla stessa NASA, sono in grado di riatterrare da soli in posizione verticale, ma un conto è atterrare in posizione verticale, che già comporta molte difficoltà tecniche da superare, e un conto farlo riagganciare addirittura in una posizione orizzontale, come potrebbe essere quella del braccio che lo ha sparato, quindi in questo modo, e tornare indietro. Al momento non la vedo molto fattibile. Per quanto riguarda la fonte di energia, chiaramente ancora non abbiamo l'energia fotatomica, quindi dovremmo per forza di cose puntare su fonti energetiche più conosciute. Al momento quella che potrebbe essere più promettente potrebbe essere un piccolo reattore a fusione nucleare, ma visto che ancora sono in fase sperimentali quelli grandi, abbiamo la problematica appunto di realizzarlo in una dimensione tale da poter essere messo all'interno del robot, e per questo ci vorranno sicuramente molti anni ancora. Per il momento l'unica cosa certa che sappiamo è che è un bellissimo anime, è un bellissimo modello questo della Bandai, che è realizzato dalla Bandai. A livello di proporzioni mi piace moltissimo, a livello di sculpt del viso secondo me è ottimo, anche se ripeto io non sono uno specialista del Mazinga Z, però ragazzi secondo me non ha nulla da invidiare ad altri modelli. Con le precedenti tecniche di animazione che erano presenti all'epoca, quindi tutte fatte a mano, i disegni variavano da frame a frame, quindi ottenere il vero design del robot era un po' una questione interpretativa. Con tecniche di animazione computerizzata attuale il discorso è un po' cambiato, perché chiaramente è diventato più facile dare delle linee guida del modello, delle proporzioni guida, e poi il computer elabora le animazioni tenendo sempre proporzionato il modello, quindi l'espressione, le misure e tutto quanto rimangono costanti nel tempo, e questo sicuramente aiuterà in futuro a fare dei modelli sempre più conformi a quello che vediamo in TV. Stessa cosa per lo Scrander, secondo me è molto carino, peccato che non siano dotati di illuminazione LED, ma d'altronde sono modelli molto piccoli e anche economici, e quindi è capibile. Chiaramente lo Scrander potrebbe essere montato anche con le ali rivolte al contrario, come era in posizione di volo veloce. Lo Scrander è tutto in plastica, molto leggero, anche se comunque ha una bella colorazione, tutto sommato l'effetto che fa è molto buono. Il modello invece dello Z, essendo composto in metallo, in PVC e in ABS, quindi molto variegato, ha però una buona presenza di metallo che ne quantifica bene il peso, dà una bella sensazione di solidità. Insomma, per quanto mi riguarda, questo modello dello Z è ottimo e lo consiglio a chiunque di voi non ne abbia uno già in collezione. Passiamo ora a vedere i suoi acerrimi nemici, quindi Garada K7 e Douglas M2. Ed ecco il retro della scatola invece dei nemici del Mazinger Z, due più sicuramente i mostri meccanici più famosi, ovvero Garada K7 e Douglas M2. Come vedete in questa illustrazione presente qui dietro della scatola vengono fatte vedere alcune delle loro caratteristiche fondamentali, a cominciare dalle armi che possono utilizzare fino addirittura a una specie di orametto in cui stanno combattendo fra loro, vedete? Quindi diciamo già questo ci consente sicuramente di poter creare anche a casa nostra una versione diciamo della battaglia vista nel cartone animato, e questa sicuramente è un'idea molto carina da poter realizzare, quindi per questo ho deciso di acquistare anche loro. Vediamo ora all'interno cosa ci presenterà la scatola. Apriamo. Questo è l'interno delle confezioni, come vedete anche questa si presenta in blister trasparente, vengono date anche in questo caso tutte le option part già di cui hanno bisogno questi due robot, ovvero delle mani intercambiabili, le lame per quanto riguarda il Garada K7, i due missili che vengono sparati dagli occhi, in questo caso non credo che vengano sparati realmente come nel caso dell'XGX-105, dovrebbero essere solo figurativi, però comunque completano la dotazione delle weapons disponibili per il robot. Nel caso di Douglas M2 abbiamo
questa coppia ovviamente di estensori del collo con cui è possibile dare differenti lunghezze del collo delle teste al robot, cosa differente rispetto alla precedente uscita dello stesso modello Bandai fatta in precedenza. La colorazione, come abbiamo detto, è stata variata. Io chiaramente non ho la vecchia versione, quindi mi va benissimo anche questa. E anche in questo caso, per quanto riguarda il Douglas, abbiamo anche un'altra coppia di mani, una coppia di mani fatta da artigli, vedete, invece che a pugno. Ok, le parti queste qui del collo sono snotabili. Adesso assembleremo i due robot e li vedremo un pochino meglio. Anche in questo caso abbiamo disponibile un manoletto. Come vedete ci sono le illustrazioni dei prototipi della serie animata. Poi all'interno troviamo tutte le varie spiegazioni su come montarlo. Ci vengono indicate che sono delicate queste lame nell'inserimento, infatti ho già paura solo a provarci nel metterle nella testa. Ok? Ci viene fatto vedere invece, per quanto riguarda il Douglas M2, appunto il sistema con cui possono essere messi i colli sia in maniera corta entrambi, oppure uno lungo e uno più corto. Insomma, ci si può sbizzarrire nella visualizzazione di questo diorama per farlo più simile a quanto abbiamo visto appunto in TV. Non dice nient'altro di specifico, quindi possiamo passare al modello. Ecco qua il fantastico trio al completo. Allora, cosa dire? Allora, innanzitutto grossa differenza funzionale tra i tre modelli. Abbiamo visto che lo Z, per avere più diciamo posabilità, ha delle giunture completamente riviste, ok? E che sono comunque diciamo a frizione, quindi non sono a scatto, mentre nelle gambe di questi due modelli ritroviamo il vecchio sistema a scatto delle giunture delle gambe, vedete? Il che li rifà proprio tali e quali alla versione precedente che era stata commercializzata. Chiaramente questa, abbiamo detto, è stata rivista a livello di verniciatura. Per quanto riguarda Karate K7, carino il discorso di poter inserire il missile sparato dagli occhi, ne abbiamo due, vi ricordo. Vedete, le braccia si posano senza scatto, quindi questo con il tempo, se uno ci gioca, potrebbero diventare magari più lente, ok? Mentre una cosa che mi lascia un po' perplessa è la delicatezza del perno delle lame che va infilato nella testa, che secondo me, se uno non utilizza troppa attenzione, oppure se con il tempo la plastica dovesse degradarsi un po', si rischia molto di rompere. Quindi io consiglio di metterlo nella posa che volete una volta e di non muoverli più, perché secondo me ogni volta che li tocchiamo ci sarebbe il rischio di far spezzare questo piccolo pernetto, che è veramente molto delicato. Per quanto riguarda invece Douglas M2, discorso molto carino questo del collo allungabile. Come vedete possono essere assemblate insieme entrambe le prolunghe che vengono date per ottenere un collo esteso ancora molto più lungo rispetto al normale. Cosa da notare è che ogni singola parte di questo snodo è indipendente, quindi nel caso si spezzasse un perno di uno è possibile rimuoverlo dalla sequenza e riagganciarlo con quelli successivi. Quindi in realtà questo è un meccanismo che è anche, diciamo, esente da possibilità, anni volendo, perché prima di riuscire a romperli tutti, insomma, ci vorrebbe del tempo, e quindi sicuramente questa è una cosa molto buona. Mentre il collo nella parte terminale è fisso come quello che abbiamo montato qui da questa parte, vedete, è fisso anche questo, ha una leggera mobilità ma veramente minima, ok? Per quanto riguarda le braccia, anche qui abbiamo presenti degli snodi semplicissimi, questi sono addirittura a perno, quindi nemmeno a frizione, anche quelli credo che siano a perno, adesso li vediamo bene. A frizione sono un po' questi con la ball joint interna dell'anca, mentre questi qua della gamba sono a scatto, vedete? Anche questo chiaramente è il modello paro a quello più vintage uscito in precedenza. Non ho molto altro da dire su questi due robot, tranne per il fatto che stanno molto bene nel diorametto che si va a creare in questo modo con il Mazinger Z, e che quindi sono assolutamente un must have da avere in collezione. Per quanto riguarda la fattibilità reale di questi due mostri meccanici, valgono un po' le stesse cose dette per quanto riguarda il Mazinger Z. Nel caso del Karate K7 sicuramente
sarebbe possibile fargli lanciare delle armi, no? Ma fargliele tornare in mano o in testa in maniera automatica sicuramente no, non lo vedo possibile nemmeno in futuro, a meno che non vengono fatte delle cose che viaggino da sole nell'aria per magia, ma se no non riesco a immaginare una tecnologia che consenta a due lame di ritornare in posizione così. Significa che dovrebbero avere dei propulsori interni e quindi la stessa forza della lama, per quanto sia, verrebbe a mancare, perché vorrebbe dire che la lama internamente dovrebbe essere vuota e quindi avrebbe sicuramente meno forza. Stessa cosa per il WSM2, al contrario del Karata, però questo diciamo la fattibilità di avere un collo estensibile sarebbe più semplice da realizzare, ovviamente forse non di questa lunghezza, perché comunque le componenti dovrebbero restare all'interno del corpo quando è retratto all'interno e non c'è tutto questo spazio per tenere tutta questa cosa lunga. Si potrebbero trovare dei sistemi per estendere diciamo il collo lo stesso usando poco spazio, ma chiaramente si dovrebbe assottigliare man mano che verrebbe esteso, quindi sicuramente non avrebbe il design che vediamo in questo. I raggi che sparava degli occhi sono dei comuni raggi laser al limite, quindi sicuramente è una cosa molto già fattibile con la tecnologia attuale. Per le movenze valgono le stesse cose dette per gli altri tre, per gli altri due, quindi diciamo che in linea di massima questo è quello che io penso che si possa fare, diciamo, a livello reale nel tentativo di riprodurre in scala reale questo tipo di robot, cosa che probabilmente non verrà mai fatta, perché comunque anche in ambito militare non ho mai visto cercare di riprodurre un robot giganti. Sono stati fatti dei robot per l'aiuto delle truppe, ma non fatti in questo modo. Quelli dotati di armi normalmente sono poco più che dei carri armati a guida autonoma, diciamo. Bene ragazzi, per quest'oggi è tutto. Questa è stata la mia esperienza con i modelli di Solo Chocoking GX105 e GX25R e 26R. Come vi ho detto in precedenza, sono i miei primi modelli dedicati alla saga del Mazinga Z per quanto riguarda questa linea di Bandai. Come sapete, vi ricordo, sto portando avanti anche il Mazinger Z della Hachette da 75 cm e quindi ne avremo ancora delle belle. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici dei vari canali robotici che conoscete senza ombra di dubbio, e saluto anche Otaku Style, lo youtuber argentino che ci sta facendo avere molte notizie riguardo il Mazinger Z della Hachette proprio dal paese del Sollevante, e con il quale spero continueremo ad avere sempre più informazioni dettagliate anche sulla prossima uscita del grande Mazinga Hachette. E con questo vi do appuntamento al prossimo video e vi ricordo, iscrivetevi al canale e pollice in su ragazzi. Un salutone a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti, Macingo, Blast of Fire, pugni a razzo, the end, fine.